Cassino sorge su un lago sotterraneo, talché, in qualunque punto si fori il terreno, dal sottosuolo si ottiene acqua limpidissima. Scrive nel 1902 il dottor Oreste Del Foco. Nella città e nel territorio suburbano sono presenti infatti oltre 40 sorgenti. Tale ricchezza di acqua dipende dal fatto che la piana di Cassino si trova ai piedi di rilievi in cui è presente il fenomeno del karsismo, oltre a essere un bacino idrico interessato da 3 fiumi, Rapido, Gari e Liri. Il rilievo di Monte Cassino è formato da rocce carbonatiche. Infatti, lungo alcuni sentieri è ancora possibile incontrare questo tipo di rocce, al cui interno sono contenuti dei fossili, i quali indicano che al tempo della loro formazione il clima era di tipo tropicale e di mare basso. Questa roccia molto permeabile è all'origine del fenomeno del karsismo. Essa infatti, come una spugna, assorbe l'acqua piovana e poi la lascia defluire verso il basso, creando così un immenso serbatoio d'acqua. In questo caso, per una particolare caratteristica geologica, il punto più depresso si trova nella piana di Cassino, per cui la presenza di queste ricche sorgenti crea un bacino idrico tra i più grandi d'Europa. Le acque che sorgono nella città di Cassino danno origine al fiume Gari. Una delle sorgenti si trova accanto alla chiesa madre. Questo luogo, in epoca preromana, era dedicato ad Eluentinus, divinità legata al culto delle acque, e Genius Loci di Cassinum, citato dall'autore latino Tertulliano. La villa comunale di Cassino, o Parco 15 marzo 1944, sorge intorno ai 2 rami del fiume Gari, le cui sorgenti si trovano alle pendici di Monte Cassino e della Rocca Ianula. L'acqua che sgorga è limpidissima, fresca e leggerissima. È un po' magnesiaca ed ha tutti i requisiti della migliore acqua potabile. Dopo un breve tratto sotterraneo, il fiume riemerge, formando un suggestivo laghetto. Il Gari continua poi il suo corso verso le Terme Varrognane. Le Terme Varrognane, caratterizzate da sorgenti bicarbonato alcaline, devono il loro nome al ritrovamento di un edificio termale identificato come parte della villa che lo scrittore latino Marco Terenzio Varrone possedeva nella piana di Cassino. La bellezza del paesaggio e il riflesso della vegetazione nell'acqua, che invitano al riposo e alla meditazione, sono rimasti intatti nei secoli. Fino al I secolo d.C., Cassinum, la città romana, ebbe problemi con il rifornimento idrico, perché si trovava nell'attuale parco archeologico e lì l'acqua non arrivava. Con un finanziamento imperiale fu costruito un acquedotto di 22 km che portava l'acqua da Sant'Elia fino al Teatro Romano. Una delle testimonianze dell'acquedotto è questa lapide, in cui il prefectus fabrum Marcus Obultronius Cultellus ringrazia l'imperatore Tiberio Claudio. Essa fu rinvenuta nel 1876, in occasione degli scavi per la nuova strada per Monte Cassino, a breve distanza dal Teatro Romano. La città onora il suo Genius Loci de Eluentinus, mantenendo attive molte fontanelle, a cui ci si può dissetare ed essere grati per la presenza di questo prezioso elemento. Anche i nostri amici a quattro zampe sono invitati alla celebrazione.